Se mi vedi un pochino abbacchiato nel video di oggi, beh, sappi che ci vedi benissimo perché sono reduce da una nottataccia infernale passata non ti dico dove e non ti dico come, ma potrai immaginarlo tra un attimo a causa di una brutta intossicazione alimentare. Infatti ho avuto la meravigliosa idea di accettare l'invito a cena da parte di alcuni amici che sono noti per mangiare come dei tombini, e per dirlo io vuol dire tutto, e di bersi anche le pozzanghere. Ebbene, sono stato, ti do la mia parola di lupetto, morigeratissimo. Ho mangiato pochissimo e, come da mia abitudine, non ho bevuto quasi niente, ma ho avuto contestualmente anche la splendida idea di mangiare del pesce crudo e tutto il resto è storia. Ma veniamo a noi e soprattutto al video di oggi, che non sia mai che nonostante le mie condizioni ti faccia mancare. Voglio infatti consigliarti un trucchetto approvatissimo anche da Microsoft che ci consente di velocizzare i download su Chrome e su Firefox fino a 5 volte, ma anche di fare tantissime altre cose. Allora non perdiamo tempo e tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ma quantunque io stia sperando di terminare questo video prima che Madre Natura mi chiami nuovamente ad assolvere le mie funzioni fisiologiche imposte dalla intossicazione alimentare, non possiamo comunque perdere le nostre buone abitudini e quindi dobbiamo senza meno procedere con il nostro rituale apotropaico che, come ben sai, ci serve a placare le potenziali ire delle nefaste e nefande divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Se ben ricordi, circa un annetto e mezzo fa più o meno, ti ho parlato di Neat Download Manager, un download manager dignitosissimo che io stesso ho utilizzato fino a poco tempo fa e precisamente fino a quando un mio cliente non mi ha parlato in termini entusiastici e convinto a provare un altro prodotto che, devo dire, ho trovato decisamente superiore sia in termini di velocità che in termini di funzionalità. Ma come se questo non bastasse, lo troviamo direttamente disponibile sul Microsoft Store. E allora andiamo subito a dargli un'occhiata. E per farlo ci portiamo qui in basso sul Microsoft Store e nella barra di ricerca andiamo a digitare Extreme Download Manager, ma scritto, attenzione, come ti sto mostrando, con la X iniziale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo naturalmente riferimento al primo risultato, quello che si chiama Extreme Download Manager per l'appunto, che è contraddistinto da questa iconcina azzurra e bianca. Potremo scaricarlo cliccando sul pulsante Ottieni, ma prima di farlo abbiamo alcune cose da fare e in particolare dare un'occhiata più approfondita alla sua descrizione, anche se devo ammettere che merita moltissimo anche il commento che Microsoft saggiamente ha messo in evidenza come recensione favorevole più utile dell'utente che si chiama Merluzzo con Nutella e che gli dà 5 stelle e come commento scrive per l'appunto mia nonna Paola. Interessantissimo. Cercando invece di fare le persone serie, scopriamo che Extreme Download Manager è un software open source e quindi affidabilissimo perché possiamo leggerne integralmente il codice sorgente e che è adatto anche al download di video e di streaming, cosa decisamente inusuale se non unica per un download manager ed altrettanto interessante. XDM può accelerare la velocità dei download, supporta la pausa e il ripristino dei download, supporta la schedulizzazione dei download, ovvero la loro pianificazione e tante altre cose decisamente interessanti, tra cui la possibilità di ripristinare dei download interrotti erroneamente. Ma prima di cliccare sul pulsante Ottieni, ti chiedo ancora un attimino di pazienza perché c'è una prova che voglio fare insieme a te. E la prova che voglio fare è semplicissima, ovvero aprire il nostro browser, cercare un file da scaricare molto pesante come ad esempio la ISO di Ubuntu
e vedere quanto tempo ci impiega a scaricarlo senza l'ausilio del download manager, quindi senza cambiare niente. Clicchiamo su avvia il download, aspettiamo che si stabilizzi un attimino il tempo di download necessario e vediamo quanto tempo è richiesto per il download di questo file, che possiamo stimare in circa 12-11 minuti orientativamente. Va bene, interrompiamolo, non ci interessa finire il download per il momento, ma piuttosto tornare a scaricare il nostro software. E quindi riapriamo il nostro Microsoft Store che era stato minimizzato in basso e clicchiamo finalmente sul pulsante Ottieni. Attendiamo solo alcuni secondi il download del file e clicchiamo finalmente sul pulsante Apri, ed ecco qui che si apre il nostro Extreme Download Manager. A questo punto possiamo chiudere la finestra del Microsoft Store che non ci serve più, e la prima gradita sorpresa che riceviamo è scoprire che Extreme Download Manager può essere installato praticamente su tutti i browser in circolazione, ma non solo, le varie procedure di installazione sono assolutamente guidate, come ti mostrerò tra un attimo effettuando l'installazione proprio sul nostro Google Chrome. Clicco quindi sul pulsante Google Chrome e, come vedi, ci si apre appunto l'installazione guidata, che ci dice che dobbiamo fare clic sul pulsante Copy, aprire il nostro Google Chrome, andare qui in alto nella barra degli indirizzi e, cliccando con il pulsante destro, incollare e portarci su questa pagina qui. Ci troveremo nella pagina dove possiamo gestire tutte quante le nostre estensioni. Cliccheremo su Next sulla finestrella di Extreme Download Manager, dove vedremo che ci viene consigliato innanzitutto di attivare qui in alto a destra la modalità sviluppatore e successivamente prendere questo pezzo di puzzle sul lato destro e trascinarlo semplicemente all'interno di questa pagina. Come vedi sul retro, Extreme Download Manager è stato a questo punto installato. Clicchiamo ancora su Next e quindi su Finish e andiamo subito a provare come funziona questa nuova estensione. E quindi eccoci alla prova del fuoco. Andiamo a riaprire il nostro Google Chrome e rifacciamo tutto quello che abbiamo già fatto prima, ovvero digitiamo Ubuntu nella barra di ricerca, apriamo l'home page di Ubuntu Italia, clicchiamo nuovamente su Scaricalo subito e quindi avviamo il nostro download. Come vedi, si apre immediatamente la finestra di Extreme Download Manager che ci dice da che indirizzo stiamo scaricando il nostro file, come si chiama questo file qui e ci chiede soprattutto dove vogliamo andare a scaricarlo. In questo caso io sceglierò la cartella download. A questo punto avremo la possibilità di cliccare su download later e quindi scaricare il nostro file in un secondo tempo e quindi pianificare il download del file, oppure, come farò io, cliccare su download now e partire direttamente con il nostro scaricamento. E qui già la cosa si fa sorprendente, perché a fronte di circa 10 minuti che ci venivano richiesti prima dell'installazione di Extreme Download Manager, adesso il tempo si è ridotto a meno di un minuto, dopodiché il nostro file sarà scaricato sul nostro computer. Insomma, davvero una piacevolissima sorpresa questo Extreme Download Manager, che ti consiglio sicuramente di installare ed utilizzare, perché ne resterai sorpreso come sono rimasto io dopo averlo testato, ma anche di esplorare in tutte quelle funzionalità ulteriori che ho avuto solamente il tempo di accennarti in questo video. Ma a questo punto cambiamo argomento e passiamo immediatamente ai ringraziamenti del giorno, anzi al ringraziamento del giorno, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Io vado che mi chiamano.